Bentornati a tutti su BeMaker Electronics. Allora, oggi andiamo a vedere come scrivere un programma in SCL su TIA Portal. Allora, apriamo TIA Portal, creiamo un nuovo progetto, facciamo un progetto SCL, facciamo creiamo. Configuriamo il nostro dispositivo, aggiungiamo il nuovo device. Allora, io ho un S7 1200 1212 ACDC relay, dovrebbe essere questo qui, versione 4.5, e aggiungiamo. Ok, abbiamo qua il nostro PLC. Andiamo nel main e troviamo il nostro linguaggio in ladder. Facciamo aggiungi new block. Facciamo una nuova funzione. Scriviamo calcolo. Selezioniamo il linguaggio SCL e facciamo ok. Qua andiamo a scrivere il nostro programma. Per prima cosa, sopra abbiamo input, output, in, out, temp, constant. Andiamo a dichiarare le variabili. Allora useremo due variabili, num1, numero 1 di tipo no bool ma di tipo intero, e num2 sempre di tipo intero. Sono di input. Come output mettiamo result, non è bool, anche qua è di tipo int. Passiamo nel codice e andiamo a scrivere il nostro programma. Allora facciamo che result due punti uguale, aspettate che zoom un attimo, ho scritto male, result due punti è uguale, mettiamo num1 per num2. Quindi se inserisco il numero 1 e il numero 2 li moltiplica e lo va ad aggiungere al risultato result. Proviamo a fare compila, vediamo se ci dà qualche errore. Ci dà un errore, ho sbagliato a scrivere qualcosa. Ci manca il punto e virgola. Compiliamo, nessun errore. Adesso andiamo nel main, prendiamo il nostro FC e mettiamolo sulla barra. Come vediamo qua possiamo inserire le due variabili num e il risultato. Allora andiamo a creare un nuovo blocco, creiamo un db, lo chiamiamo variabili HMI
lo dichiariamo globale e anche qua scriviamo numero 1 sempre int, numero 2 int, risultato int. Compiliamo, andiamo su calcolo, no, andiamo sul main e andiamo a inserire qua le nostre variabili. Allora qua numero 1, qua numero 2 e al risultato mettiamo risultato. Adesso andiamo ad aggiungere, anzi no, qua facciamo compila, salviamo anche il progetto, aggiungiamo il nostro pannello HMI che ho io ho un pannello base da 4 pollici KT 400 base, questo modello qui alla versione 13, facciamo ok. Attentiamo, qua selezioniamo PLC dove va collegato, facciamo next, 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 finish. Si dovrebbe aprire la pagina, ecco qua, dove possiamo inserire il nostro progetto. Allora inseriamo sulla destra, abbiamo IO, mettiamolo qui, clicchiamo col destro, facciamo properties, a generale selezioniamo, qua inseriamo il numero 1, quindi program block variabile HMI numero 1, displayed format decimal e selezioniamo a 4 cifre, facciamo copia, incolla, qua andiamo a inserire il secondo numero, quindi variabile numero 2, mettiamo più ordinato, inseriamo anche qua, mettiamo il risultato, selezioniamo la nostra variabile risultato, prendiamo il cursore per inserire il testo, qua numero 1, qua numero 2 e qua scriviamo il risultato. Mettiamo moltiplicazione, qua moltiplicazione, vediamo se riusciamo a ingrandire, troviamo qua, possiamo scegliere il colore, no, questo è il colore della pagina, qua eccolo qua, vediamo qua, eccolo qua, mettiamo 17, un po' più grande e compiliamo il tutto. Nessun errore. Allora torniamo su PLC, facciamo compila hardware e software, nessun errore, solo un'attenzione, la protezione non attivata, non fa niente, e mandiamolo download to device, mandiamolo sul PLC reale. Cerchiamo start search, scusate. Adesso dovrebbe trovare il PLC connesso alla rete, connesso al computer, eccolo qua. Facciamo load, carichiamo,
no action, stoppiamo, mettiamo in stop PLC, vediamo se carica senza errori. Start modulo, ok, è andato, nessun errore. Adesso il PLC è compilato e funziona. Facciamo lo stesso col pannello, compiliamo e aspettiamo, ok, e mandiamo sull'HMI, cerchiamo, trovato con l'indirizzo 02, facciamo load, sovrascriviamo tutto, ok, adesso passiamo sul PC reale e vediamo se effettivamente funziona. Eccoci sul pannello, troviamo il nostro, possiamo inserire numero 1, numero 2 e il risultato. Proviamo numero 1, proviamo a scrivere 5 e dare ok, numero 2 mettiamo 5, ok, come vediamo sul risultato troviamo 25. Aspettate che avvicino un po' di più, ok, così si vede meglio. Allora proviamo a fare un altro calcolo, clicchiamo su inserimento numero 1, mettiamo 10, facciamo invio, troviamo 10, quindi 10 per 5 già fatto 50, mettiamo un altro 10, quindi 10 per 10 troviamo 100. Aggiungiamo sul pannello, prima del sul pannello andiamo sull'FC, su calcolo, un campo, un input dove possiamo scegliere sia la moltiplicazione sia la sottrazione che la somma. Quindi dobbiamo aggiungere, allora facciamo così, aggiungiamo all'input una nuova variabile, mettiamo operazione, sempre di tipo int, e andiamo a modificare il codice. Allora spostiamo la tendina sopra così si vede meglio e scriviamo, allora cancelliamo tutto, usiamo il case, operazione off. Qua possiamo scegliere 1, 2 punti, off, 1, 2 punti, e questo facciamo somma, quindi risul sarà 2 punti uguale a num 1 più num2 punto e virgola. Mettiamo secondo caso 2 punti, qua facciamo sottrazione, abbassiamo qua così si vede meglio, qua facciamo sottrazione, facciamo risul dei punti uguale num1 meno num2 punto e virgola, e il terzo caso 2 punti, quello che abbiamo visto prima, moltiplicazione, facciamo sempre risul 2 punti
uguale num1 per num2 punto e virgola. Poi andiamo a capo e scriviamo un else e facciamo result due punti uguale 0. Se diverso, quindi aspettate, quindi se il valore di operazione non è valido, quindi se scriviamo 1 o 2 o 3 riusciamo a ottenere la moltiplicazione, somma e sottrazione. Un valore diverso ci dà come risultato 0. Quindi chiudiamo tutto, end case maiuscolo, end case ci dà anche d'aiuto. Proviamo a compilare, speriamo che non ci sono errori. Vediamo un po', alziamo la finestra, 2 errori. Allora vediamo case, ho scritto bene, aspetta che rimpicciolisco un po' così si vede meglio. End case, non ho chiuso col punto e virgola, possibile? Facciamo, non avevo messo il punto e virgola, quindi allora andiamo a rivedere. Abbiamo fatto un case, operazione, dove possiamo scegliere 1, 2, 3. Se inseriamo il numero 1 ci fa la somma, se inseriamo il numero 2 ci fa la sottrazione, se inseriamo il numero 3 ci fa la moltiplicazione, altrimenti se inseriamo un altro valore ci dà 0. Ok, andiamo sul main, allora compiliamo, andiamo sul main e qua come vedete ci dà rosso errore. Allora riprendiamo la nostra funzione calcolo e lo mettiamo qua. Allora prendiamo il numero 1, mettiamolo qua, il numero 2 lo mettiamo qua, il risultato lo mettiamo qua. Questo lo possiamo togliere, ci manca solo una variabile dove possiamo inserire possiamo scegliere la nostra operazione. Quindi abbiamo in variabile CMY e scriviamo operazione sempre di tipo int, compiliamo, andiamo in calcolo, in main e qua selezioniamo la variabile che abbiamo appena creato nel db. Ok, facciamo compila e lo possiamo già mandare sul nostro PLC. Adesso che finisce passiamo no action, facciamo reinizializzare. Ok, finish. Passiamo al nostro pannello. Allora torniamo su screen root, quello di prima. Allora qua zoomiamo un attimo e scriviamo moltiplicazione. Allora com'era? Allora calcolo, allora la somma 1 allora somma scegli 1, facciamo copia, no, CTRL C, CTRL V,
lo fa piccolo, dopo lo andiamo a ingrandire. L'altro era calcolo il 2 sottrazione scegli 2, ecco qua, e l'altro era moltiplicazione scegli 3. Spostiamo qua, risultato. Allora questo facciamo properties, ingrandiamo come abbiamo fatto sopra, 13 avevo messo 17, anche qua mettiamo 17. Ok, inseriamo un campo dove possiamo inserire il nostro numero e ci andiamo a mettere la nostra variabile c'è una variabile operazione decimal. Qua possiamo mettere anche a una cifra, quindi possiamo ridurlo, possiamo metterlo anche qua, dividiamo, aggiungiamo queste barrette così dividiamo lo schermo, questo lo rimetto qua, numero 1, numero 2, risultato, e qua scegliamo che cosa vogliamo fare. Allora compiliamo, vediamo se c'è qualche errore, solo un'attenzione. Usato 4, cancelliamo, c'era qualcosa, ok, nessun errore, e mandiamo sul pannello e vediamo se funziona. Sovrascriviamo e load. Ok, spostiamoci sul pannello. Ok, troviamo lo schermo che abbiamo disegnato. Allora scegliamo sottrazione, quindi mettiamo il numero 2 e facciamo 10 meno un altro numero, mettiamo 8, dovrebbe dare risultato 2. Da 0 proviamo a scegliere un'altra volta 2, vediamo un po', non cambia, proviamo a mettere 3, 1, purtroppo il risultato non cambia. Proviamo a rivedere sul codice, torniamo su TIA Portal e andiamo a vedere perché non va. Allora, quindi facciamo properties, generale, operazione, con la I, opzione, qua ho sbagliato a scrivere, non fa niente. Torniamo in calcolo, qua pare che è tutto ok, andiamo nel main, numero 1, numero 2, qua risultato, ho messo il risultato qua, il risultato qua, invece qua non è il risultato, è operazione, abbiamo sbagliato a scrivere, ci manca la I, lasciamolo così, ricompiliamo e rimandiamo sul PLC e speriamo che stavolta funziona. E già vediamo che 10
qua è rimasto 1, 10 e 8, 18. Quindi se mo qua vado a mettere 2, abbiamo una sottrazione, mettiamo 2, facciamo invio, infatti 10 meno 8, 2, e qua se mettiamo 3 abbiamo 80. Ok, per questo video è tutto. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.